Perché questa manovra? Perché le urgenze ed emergenze aritmologiche sono spesso le più difficili da trattare e sono quelle per cui abbiamo meno risorse. Sappiamo tutti che i farmaci antiaritmici sono efficaci, ma non sempre e non sono molti, e che le procedure di ablazione in urgenza sono limitate a pochi centri e non sono sempre fattibili in condizioni di emergenza e urgenza. Inoltre è ben noto da molti anni come il sistema nervoso autonomico giochi un ruolo fondamentale nella ritmogenesi, nell'innesco e nel mantenimento delle aritmie ventricolari. Per cui questa manovra si inserisce in un contesto di urgenza e si è dimostrata molto efficace e sicura nel trattamento di questi pazienti a volte così difficili. Quindi cercherò di spiegarvi e poi ci sarà un video illustrativo dove vedrete in effetti come si esegue questa manovra ed il materiale necessario. Il ganglio stellato si trova a livello di C6 e prende questo nome perché nasce dalla fusione dell'ultimo ganglio cervicale e del primo ganglio toracico. Per raggiungerlo abbiamo sostanzialmente due approcci: un approccio anteriore anatomico, noto ormai da molti anni, fin dall'inizio del 1900, in quanto questa tecnica era usata a scopo antalgico, e un approccio laterale, solitamente ecoguidato, attraverso i muscoli scaleni. L'approccio anteriore anatomico è quello più semplice, richiede meno attrezzatura e si può fare effettivamente anche al letto del malato. Si identifica palpatoriamente il tubercolo di Chassignac, un tubercolo del processo trasverso della vertebra di C6, e una volta identificato, muovendo lateralmente lo sternocleidomastoideo, si identifica questo processo e si punge anteriormente perpendicolarmente al piano orizzontale fino a raggiungere il piano osseo. Una volta raggiunto il piano osseo si retrae l'ago di pochi millimetri e si inietta l'anestetico. In questo modo l'anestetico va a bagnare le fibre nervose e il ganglio, producendone un blocco transitorio. L'approccio invece laterale ecoguidato si fa appunto sotto guida ecografica e l'ago in questo modo viene inserito lateralmente tra i muscoli scaleni raggiungendo la zona target, che è sotto la carotide sostanzialmente. Per quanto riguarda gli anestetici da utilizzare, noi usiamo sostanzialmente due tipi di anestetici, la lidocaina e la bupivacaina. Questo perché sfruttiamo la velocità di azione della lidocaina e l'effetto prolungato della bupivacaina. Quindi usiamo una fiala da 200 mg di lidocaina, che sono 10 cc, e una fiala da 50 mg di bupivacaina, che sono altri 10 cc, per un totale di 20 ml che vengono iniettati nel collo in questo modo. L'effetto è molto rapido, la lidocaina agisce in pochi minuti e ha un effetto che dura circa 2 ore. La bupivacaina invece ha un effetto più lento, agisce in circa 30 minuti, ma ha un effetto che dura fino a 6 ore. In questo modo possiamo avere un blocco anche duraturo del ganglio stellato. È possibile anche fare un'infusione continua inserendo un cateterino normalmente utilizzato per il blocco epidurale. In questo modo, collegandolo ad una pompa siringa, è possibile continuare a bagnare le fibre nervose ed ottenere un effetto più prolungato del blocco. Questo è importante soprattutto in quei casi in cui lo stormo aritmico sia refrattario e quindi tenda a ritornare una volta finito l'effetto dell'anestetico iniettato in volo. Il ruolo della neuromodulazione è molto importante perché permette di interrompere un circolo vizioso. Sappiamo bene che le aritmie ventricolari, proprio per il fatto che portano ad una compromissione emodinamica, causano un'attivazione del sistema autonomico e questo può favorire il perpetuarsi delle aritmie. Il blocco percutaneo del ganglio stellato interrompe questo circolo vizioso e in alcuni casi è sufficiente come singolo blocco a risolvere lo stormo aritmico. Altri casi invece necessitano l'infusione continua in quanto fattori favorenti lo stormo aritmico possono perpetuarsi finché non sono risolti, come ad esempio uno shock settico, una tireotossicosi, e quindi in questi casi è bene procedere con l'infusione continua per poter mantenere anestetizzato il ganglio per più tempo. Nei video successivi vedrete come sarà possibile sia l'approccio anatomico su un paziente reale che l'approccio laterale ecoguidato su un modellino appositamente realizzato in collaborazione con la 3D4Med qui in Policlinico. Andiamo adesso
ad eseguire il blocco del ganglio stellato con tecnica ecografica, utilizzando questo particolare Phantom tridimensionale prodotto dal laboratorio clinico di stampa 3D 3D4Med, che ha realizzato la stampa delle strutture ossee, cartilaginee e vascolari del collo. Strutture che sono state immerse successivamente in un composto a base di agar. Questo composto è stato creato ad hoc per ottenere immagini ecografiche con un livello di ecogenicità tale da simulare cute, sottocute e tessuto muscolare. Attraverso l'agar visualizzeremo le strutture interne del collo stampate con tecnica 3D in maniera del tutto realistica e con una corrispondenza anatomica puntuale. L'agar inoltre è un materiale che può essere punto con ago. La puntura può essere ripetuta più volte. La costruzione del Phantom ci permette quindi di realizzare delle sessioni di training avanzato in maniera sicura e del tutto realistica. Dal punto di vista ecografico, il modello 3D ci mostra quindi al suo interno le strutture vascolari come immagini anecogene, ovvero carotide e giugulare, il piano osseo in profondità e l'agar che simulerà tutte le strutture intermedie, in particolare quelle muscolari. Passiamo all'esecuzione della puntura, che in questo caso eseguiremo in proiezione laterale con tecnica in plane, quindi in asse lungo, in uno spazio a livello dei piani vertebrali di C6 e C7. Vediamo chiaramente l'introduzione, l'avanzamento del lago e il suo posizionamento in una zona intermedia tra i vasi carotide e giugulare e il piano vertebrale. Questo sarà il punto dove verrà iniettato l'anestetico locale. Rivediamo la tecnica mettendo in evidenza sia il Phantom che l'immagine ecografica. Notare la posizione laterale e obliqua della sonda che ci porta a visualizzare carotide e giugulare sullo stesso piano, dopo aver attraversato il muscolo sternocleidomastoideo e il muscolo anteriore scaleno e aver posizionato l'ago in profondità posteriormente ai vasi e anteriormente al muscolo lungo del collo, saremo pronti a iniettare l'anestetico locale. Passiamo ora all'esecuzione del blocco del ganglio stellato su un paziente in arresto cardiaco in efebure refrattaria. L'ago attraversa il muscolo anteriore scaleno fino ad arrivare al target. Vediamo quindi la diffusione dell'anestetico locale iniettato. Ora vedremo come identificare il punto per eseguire la tecnica del blocco percutaneo del ganglio stellato di sinistra mediante reperi anatomici. Dovremo andare a identificare l'apofisi anteriore della vertebra C6, chiamato il tubercolo di Chassaignac, per andare appunto a capire dove iniettare l'anestetico. Il materiale di cui abbiamo bisogno è molto semplice, un ago verde e eventualmente una piccola prolunghina per permettere a chi ci dà una mano di iniettare l'anestetico mentre noi stiamo eseguendo la puntura nel punto corretto. Ora possiamo guardare sul collo del nostro volontario come eseguire la tecnica e soprattutto come identificare il repere anatomico. Prima di vedere come identificare il repere anatomico dobbiamo vedere come posizionare il paziente. La posizione ideale per eseguire questo tipo di tecnica è con il paziente ovviamente supino e siccome si tratta di un approccio anteriore, andare a posizionare il paziente con la testa in posizione neutra, ossia che guarda verso l'alto. È importante non iperestendere il capo perché in questo modo altrimenti si aprirebbero le vertebre cervicali esponendo l'arteria vertebrale, che invece mantenendo il paziente nella posizione corretta, ossia in questo modo con la testa neutra rivolta verso l'alto, l'arteria vertebrale resta chiusa e protetta dalle vertebre cervicali. Dobbiamo tenere il paziente con la testa appunto dritta, non ruotata di lato, quindi testa neutra, non estesa, ci permette di andare a identificare correttamente il repere anatomico.
Per identificare il reper anatomico corretto, il suggerimento è quello di utilizzare la tecnica delle 2 dita e 2 dita. Vuol dire di partire dalla base del collo, non dal giugolo ma dalla base del collo, salire di 2 dita craniali e poi 2 dita laterali. Di fatto questa regione è la regione che si trova a lato della cartilagine cricoidea, per cui noi quello che possiamo fare, dopo aver fatto con il segno delle 2 dita verso l'altro, scendere dalla cartilagine cricoidea andando a identificare dove si trova l'apofisi anteriore di C6. L'apofisi la riconosciamo perché è una struttura dura, a volte appuntita, a volte più piatta, che sentiamo distintamente sotto le nostre dita. Andando a premere leggermente a livello dell'apofisi, noi abbiamo sotto le nostre dita essenzialmente solo del tessuto sottocutaneo, pochi millimetri di tessuto sottocutaneo. Abbiamo dislocato lo sternocleidomastoideo e il fascio vasculo-nervoso e infatti in alcuni casi, come in questo caso, potremo sentire la pulsazione della carotide sotto le nostre mani. Ma questo vuol dire che la carotide la sentiamo lateralmente e quindi sicuramente non abbiamo rischi di andare a pungere la carotide. Quello che noi dovremo andare a fare a questo punto è quello di andare a arretrare leggermente il nostro dito e con l'ago verde, andare esattamente perpendicolare appena al di là del nostro dito fino ad andare a toccare l'apofisi anteriore di C6. Una volta toccata con l'ago questa struttura ossea dura, torniamo leggermente indietro, 1 millimetro giusto per non iniettare nel periosteo e dopo aver chiesto al nostro assistente o noi stessi, a seconda che abbiamo deciso di eseguirlo da soli o con qualcuno che ci dà una mano, di aspirare per verificare di non essere in una struttura vascolare, andremo a iniettare il contenuto della siringa da 10 cc all'interno di questa regione e questo ci permetterà di eseguire il blocco percutaneo del ganglio stellato. In alternativa, una volta identificato il punto, se non vogliamo pungere al di là del nostro dito, possiamo leggermente aprire le dita, sempre tenendo dislocato lo sternocleidomastoideo e il fascio vasculo nervoso e andare a pungere in mezzo alle nostre dita, perché in quel punto ci sarà l'apofisi anteriore di C6. La raccomandazione è di non scendere molto con l'ago, perché come detto prima, sotto le nostre dita, prima della struttura ossea, abbiamo davvero pochi millimetri di tessuto sottocutaneo, per cui se dopo 1 centimetro non troviamo, 1,5 centimetri, non troviamo la struttura ossea dura, dobbiamo riposizionarci perché evidentemente non siamo nella posizione corretta, non abbiamo identificato correttamente il reper anatomico.